sul campo di tiro col telefonino. Già, può essere utile e lo è senz'altro nel caso di Shooter Assistant, che è un'applicazione destinata proprio agli smartphone che può aiutare molto nel tiro a volo. Davide Secondi, tiratore di fossa con un'esperienza ventennale, si è inventato un'applicazione per telefonino che è in grado di dare scientificità alla performance del tiro a volo. Ce la spiega in qualche parola? Velocissimo. Ma essenzialmente insieme con Sebastiano Galazzo l'applicazione è nata più che altro come un gioco fra di noi, e cioè come controllo di quello che era la nostra sensazione. Cioè noi non ci fidavamo più delle sensazioni che avevamo, e cioè volevamo una risposta al classico: in quanto tempo ho sparato dietro, ho sparato sopra, ho sparato sotto. Abbiamo iniziato a cercare in maniera semplice un qualcosa che ci desse delle indicazioni. Grazie all'esperienza di Sebastiano e alla mia esperienza, in quanto Sebastiano spara da poco tempo, abbiamo iniziato a creare un'applicazione che andasse a rilevare, diciamo, le caratteristiche più importanti dell'attività di tiro, e cioè il tempo di reazione, il tempo di esecuzione, quindi il tempo dalla chiamata al tempo di sparo, e poi siamo arrivati a quello che è la velocità di movimento fino al raggiungimento del piattello, quindi la velocità angolare, quindi cercare di andare a capire nella sua globalità qual era il comportamento del tiratore nel rispetto del piattello stesso, e quindi del bersaglio da raggiungere. Ecco, l'applicazione ha già destato l'interesse di uno dei colossi della telefonia mobile. Diciamo che, pur essendo nata come un'applicazione del fine settimana, quindi come gioco, in realtà subito dopo è stata apprezzata, a seguito di una presentazione fatta, da Nokia, stiamo parlando di Nokia Finlandia, e dalla stessa Microsoft, in quanto questa applicazione comunque ha una complessità insita notevole. Questo ci ha permesso di avere un riconoscimento importante da parte di Nokia Finlandia, e quindi un finanziamento per lo sviluppo di questa applicazione di 50.000 euro, e poi un secondo finanziamento, però questo in infrastruttura e quindi potenzialità di crescita, da parte di Microsoft Beats Spark, di ulteriori 50.000 euro. Questo ovviamente ci ha permesso e ci permetterà di fare in modo che questa applicazione possa evolvere fino ad arrivare ad essere uno strumento affidabile e soprattutto semplice da utilizzare, anche perché usufruiremo del supporto a questo punto diretto di Nokia per andare a ottimizzare tutte quelle componenti sia di usabilità dell'applicazione, quindi tutto ciò che ha a che fare con la semplificazione, ma soprattutto tutto ciò che ha a che fare anche con l'analisi dei dati, e quindi con la possibilità di andare a questo punto a trovare quelle che possono essere le migliorie dell'insieme tra l'uomo e l'arma, quindi il connubio per migliorare il gesto atletico. Come credi che potrà essere utilizzato sui campi di tiro? Io penso che inizialmente, come tutte le novità nel nostro sport, e dico nostro perché è il mio sport ormai da 20 anni, all'inizio con un po' di diffidenza, perché non vi è l'abitudine ad andare a misurare quello che è il comportamento del tiratore, se non attraverso l'occhio esperto dell'amico o del presunto esperto. Ecco, spieghiamo come si tratterà quel tipo di dato che viene registrato dal telefonino. Allora, fondamentalmente i dati che vengono registrati, come dicevo prima, sono i dati essenziali, quindi tempo di attesa, tempo di reazione, tempo di esecuzione del tiro e accelerazione, quindi con che velocità mi muove, con quale velocità quindi arrivo al bersaglio. Quindi posso, in maniera estremamente semplice da telefonino e poi comodamente da casa, andare a vedere dove ho sbagliato o magari dove ho fatto bene, per poter confrontare entrambe le strategie. Sebastiano Galazzo, anima tecnologica di Shooter Assistant.
ci spiega quali sono le funzioni tipiche di uno smartphone che vengono utilizzate dall'applicazione Shooter Assistant. Certamente. Lo smartphone in questa applicazione utilizza praticamente tutti i sensori del telefono. Si parte dall'accelerometro per capire la posizione nello spazio del tiratore, ma soprattutto del giroscopio, che è quello che ci permette di monitorare la velocità angolare, o meglio come si muove il tiratore durante il gesto atletico. Poi chiaramente vengono utilizzate le CPU al massimo delle loro prestazioni, perché chiaramente gli algoritmi che stanno dietro al riconoscimento vocale dello sparo e di tutti i rumori ambientali sono molto complessi. Poi per ultimo, ma estremamente importante, l'utilizzo dell'NFC. L'NFC è una tecnologia che attualmente viene utilizzata soprattutto per i micropagamenti, ma che noi stiamo utilizzando all'interno del nostro progetto per immagazzinare i dati del tiratore e soprattutto dell'arma all'interno di un chip che può essere posizionato nel calcio, nel fucile, ovunque lo desideriamo, e questo serve a immagazzinare appunto tutti i dati possibili e immaginabili che poi verranno analizzati successivamente dai vari algoritmi che abbiamo messo sul campo. Questa potrebbe essere una delle prime operazioni da fare appena arrivati sul campo per cominciare l'operazione garantita dall'applicazione Shooter Assistant. Facciamo vedere l'utilizzo dell'NFC. Ci chiede di aprire l'applicazione e da questo punto abbiamo bypassato il login, ma soprattutto abbiamo precaricato tutti i dati dell'arma e i nostri dati personali, quindi l'altezza, il peso e tutte le info che abbiamo chiesto in precedenza. Tutti contenuti appunto in questo tag NFC. Sì. E una cosa importante è che questo tipo di tecnologia non serve semplicemente per velocizzare le applicazioni di avvio, ma potrebbe in realtà essere estremamente utile nella tematica della sicurezza, perché questo tipo di tag possono essere chiusi, che in gergo tecnico significa non più riscrivibili, e di conseguenza avendo in sé tutti i dati dell'arma, identificarla in maniera univoca e quindi aumentare la sicurezza sia in caso di smarrimento o furto.